Ci sono storie che non devono essere raccontate. Chi lo fa rischia la vita. E qui è terra di nessuno. Dove lo Stato non c'è, accade questo. Discarica a cielo aperto. Tutte le sere si alzavano dense colonne di fumo. Marilu Mastrogiovanni è nata a Casarano, in provincia di Lecce, e fa la giornalista. Con il suo giornale Il Tacco d'Italia ha raccontato l'altra faccia del Salento, quella della Sacra Corona Unita. Pesano gli sguardi che ti fanno. E che cosa stai a fare qua? Scegliti un lavoro da donna. Marilu invece ha scelto di fare la giornalista e di denunciare i traffici illeciti e le infiltrazioni della mafia pugliese nella cosiddetta zona grigia. Ricordo perfettamente il momento in cui ho capito che mi trovavo di fronte ad un sistema. A un certo punto ho pubblicato tutto ed è iniziata una lunga stagione di minacce. In Italia sono sempre di più i giornalisti che subiscono intimidazioni. Alcuni vivono con la scorta, altri convivono con la paura. Questo è un viaggio nelle storie di chi ha deciso di non arrendersi e continuare a raccontare. Giovanni, sono una semplice cronista e da che mi ricordi ho sempre voluto fare questo. Sono nata qui nel Salento ed è qui che ho deciso di tornare dopo aver studiato fuori, pensavo di fuggire, invece sono tornata per raccontare questa terra che amo e che ha un lato oscuro che ho visto da sempre ma che non sono mai riuscita a inquadrare fino a che non ho cominciato a raccontarlo con i miei occhi. La terra che Marilu ha raccontato con i suoi occhi attraverso le sue inchieste è il Salento. Una provincia, quella di Lecce, famosa in tutto il mondo per la sua storia, il suo mare cristallino e le distese d'ulivi secolari. Ma il lato oscuro di tanta bellezza è una mafia giovane, silenziosa, invisibile e poco conosciuta. Il Salento non è una terra in cui la criminalità organizzata si vede in maniera palese, è sotterranea, è una criminalità anche abbastanza recente, che è fatta prima di brigantaggio e poi di mancanza di Stato. Io vedo persone asservite al potente di turno, persone disposte a chiedere favori al mafioso di turno. Qui la mafia è mafia sociale, presta soldi anche senza interessi, aiuta le famiglie, dà lavoro. Non c'è il welfare, c'è la mafia sociale. Quindi chi è che ha la forza di ribellarsi a chi gli dà il pane? Il Salento, fino a pochi anni fa, era una terra poverissima, arretrata, selvaggia, ancora oggi difficile da raggiungere. Il settore manifatturiero era quello che dava lavoro a migliaia di famiglie. Ma oggi dei capannoni industriali non restano che gli scheletri di cemento a deturparne il paesaggio. È qui che è nata agli inizi degli anni '80 la cosiddetta quarta mafia, la Sacra Corona Unita. È l'unica mafia in Italia di cui si conosce addirittura il fondatore, il suo nome e il suo cognome e anche la data in cui ha fondato questa organizzazione mafiosa, e questo è singolare. Comunque lei il 1° maggio 1983 ha fondato la Sacra Corona Unita, questo è vero almeno? Fu vero, fu
fu morta, sepolta e seppellita. Lei non è il capo della Sacra Corona Unita? Ma quale capo? Qui non esiste né capo né coda, quale capo? Come spiega la crescita della criminalità in Puglia? In Puglia? E che ne so, a me lo state chiedendo. Scusa, perché in Puglia? Perché a Milano non si fanno gli omicidi, non ce n'è mafia a Milano? C'è o non c'è? A Milano si tocca perché fa parte del nord. Pino Rogoli, che è attualmente in carcere, e ha fondato la Sacra Corona Unita nel 1981 come costola dell''ndrangheta, quindi dal carcere organizza le cosche, e questo è doppiamente spaventoso perché è una mafia nata in carcere e che dal carcere è stata organizzata, e da lì si è riusciti a presidiare un territorio e a incutere anche timore nella popolazione. Pino Rogoli, nato a Mesagna in provincia di Brindisi, è un criminale comune detenuto nel carcere di Bari. È qui che all'inizio degli anni '80 conosce Umberto Bellocco, boss dell''ndrangheta, che lo battezza con i gradi di santista affiliandolo alla mafia calabrese. Ma quando Raffaele Cutolo decide di creare una costola della camorra napoletana in Puglia, Pino Rogoli dal carcere sceglie di opporsi, creando un'organizzazione criminale autonoma per gestire sul suo territorio il contrabbando di sigarette, il traffico di armi e droga, le estorsioni, il gioco d'azzardo e la prostituzione. Ma è solo nel 1992 che l'Italia scopre la violenza della Sacra Corona Unita, quando il 5 gennaio una bomba scoppia sui binari su cui sta viaggiando il treno Lecce-Zurigo, con 1800 passeggeri a bordo. Si seguono diverse ipotesi, ma quella della criminalità organizzata resta la più probabile dopo la mancata strage di ieri sulla linea ferroviaria Lecce-Brindisi. Ad organizzare l'attentato è il boss salentino Angelo Vincenti, per intimidire la procura di Lecce, che aveva portato alla sbarra più di 100 affiliati alla Sacra Corona Unita e guadagnare così consensi all'interno dell'organizzazione. Per me la Sacra Corona Unita non esiste, non esiste qui. Vi spiego perché non esiste. Perché nessuno è unito. Qui sono gruppetti, che ognuno lavora per fatti suoi. Negli anni 90 non solo il Salento, ma tutta la Puglia è attraversata da una scia di sangue e di violenza. I clan si contendono il controllo del territorio a colpi di attentati e morti ammazzati. La Procura di Lecce ha fatto un grande lavoro nel periodo delle lotte criminali tra le famiglie per dividersi il territorio. Disaggregato un altro costone della Sacra Corona Unita, quello che controllava i traffici illeciti nel Basso Salento. Sono stati arrestati decine di affiliati alla Sacra Corona Unita. Era più o meno la fine degli anni 90, i primi anni del 2000. A quel punto le famiglie mafiose del Salento hanno capito che era meglio mettersi d'accordo, ed è a quel punto che la Sacra Corona Unita si è insabbiata, lavorando in maniera sotterranea per creare una rete di sostegno anche presso la popolazione, presso la classe imprenditoriale, presso la classe politica, ed è in quel momento che è nato il Tacco d'Italia, nel 2003. Proprio negli anni in cui la Sacra Corona Unita cambia pelle diventando una mafia imprenditoriale e silenziosa, Marilu si trasferisce a Milano e incontra un ragazzo di Lecce, Mario, studente della Bocconi. Sono giovani e innamorati e insieme, dopo la laurea, decidono di tornare in Puglia per realizzare il grande sogno di Marilu, creare un giornale indipendente e libero che racconti l'altra faccia del Salento, quella di cui nessuno parla. Ci siamo sposati e i parenti, come usano le famiglie al sud, ti regalano la busta con i soldi, e quindi quei
quei soldi che abbiamo raccolto, quella colletta che abbiamo raccolto dai nostri parenti, dai nostri amici, l'abbiamo utilizzata per per iniziare questa avventura. L'avventura di Marilù e Mario inizia così, con pochi soldi, tanto entusiasmo e molti sacrifici. Il Tacco d'Italia, diretto da Marilù Mastrogiovanni, è un giornale d'inchiesta che va in fondo alle notizie. Fa nomi e cognomi, pubblica documenti e svela i giri d'affari illeciti delle famiglie mafiose salentine. Il successo del Tacco d'Italia è immediato. Non sono andata a cercare la mafia, io mi sono imbattuta naturalmente scavando, facendo il mio mestiere in storie criminali, nelle sovrapposizioni tra gli interessi economici, imprenditoriali e gli interessi mafiosi, soprattutto questioni di tipo ambientale che riguardavano lo sversamento di rifiuti nel territorio, nelle campagne, speculazioni edilizie, hanno cominciato ad essere il nostro pane quotidiano, quel tipo di argomenti. Io ho dovuto sempre dimostrare che quello che scrivevo era vero, perché mi davano poca credibilità. Mi sono inventato un metodo che per questo territorio era rivoluzionario, cioè quando scrivevo un'inchiesta pubblicavo tutti i documenti su cui mi ero basata per fare quell'inchiesta. E quindi per ogni cosa che dicevo aveva il suo appoggio documentale e così non hanno potuto fare altro che credermi. Per una donna è abbastanza più difficile? Sì, si dà per scontato che diciamo cazzate. Il Tacco d'Italia vende copie, racconta cose che nessuno vuole raccontare ma che in molti vogliono leggere. Parla di temi scomodi in una terra che improvvisamente nei primi anni 2000 esplode grazie al turismo, diventando meta di ricche elite e nel mese di agosto di milioni di visitatori. Ricordo perfettamente il momento in cui ho capito che mi trovavo di fronte ad un sistema economico in cui si sovrapponeva in una zona grigia l'interesse imprenditoriale, l'interesse mafioso e l'interesse politico. Ed è stato quando ho pubblicato una grossa inchiesta a puntate su una speculazione edilizia nel futuro parco regionale di Ugento. Mi avevano dato una soffiata e quella soffiata me l'aveva data Peppino Basile. Io vado a chiedere i voti a tutti i cittadini di Ugento perché io dico e vi confermo che se divento sindaco io questa terra la miglioro. Peppino Basile è un uomo del popolo prestato alla politica. Ex muratore e consigliere comunale di opposizione, è molto conosciuto nel suo paese, Ugento, e nei suoi comizi coloriti si scaglia ad alta voce, senza nessun timore reverenziale, contro il malaffare. E Peppino sceglie proprio il giornale di Marilù per denunciare la costruzione di un mega albergo in una zona protetta a 2 passi dal mare. Lui ha chiamato in redazione e ha detto che aveva delle carte da darci. Ci siamo incontrati in un bar e ci siamo presi un caffè. Mi ha dato moltissimi documenti che riguardavano questo grosso insediamento edilizio e da lì poi è iniziata l'inchiesta.
Negli ultimi anni, proprio il boom turistico ha esposto sempre di più il Parco Naturale di Ugento, che ancora oggi continua ad essere dato alle fiamme, alle mire della criminalità organizzata. Guarda, la pineta bruciata si vede tutta da qui. Guarda quanto è grande. Continua. Tutta la serra bruciata. Pineta e macchia. Ma per quel grande insediamento turistico, costruito poco prima che nascesse il parco, non sono bastati gli incendi. Occorrevano anche perizie fasulle che attestassero come una zona umida potesse passare per zona agricola. Peppino Basile ha le carte di questo sporco disegno e le passa a Marilù, che inizia a fotografare il cantiere. Intorno al 2005-2006 ho cominciato a fare i primi sopralluoghi, perché io venivo qui e fotografavo i lavori in corso. Quando nasceva questo insediamento, il cantiere veniva presidiato da esponenti della criminalità organizzata ed è lì che ho cominciato a dare fastidio, perché con la mia semplice macchina fotografica digitale mi appostavo per controllare gli spostamenti del cantiere, quindi fotografavo chi andava e chi veniva e fotografavo anche le facce. Questo è l'insediamento turistico costruito nel parco di Ugento, anche grazie a delle perizie non veritiere di esperti che si sono prestati a certificare che quella non era zona umida, che non era macchia mediterranea. Questi sono dei canali di bonifica, quindi è una zona paludosa con canneti, è una zona umida per definizione. A un certo punto ho pubblicato tutto ed è iniziata una lunga stagione di minacce. Ma ci sta facile, ma ci ti credi di essere? Ma non puoi fare così, tocca alla spiccia, capito? Ci no spiccifiacca. Ma io ridevo, spiccifiacca significa finisci male. Il clima intorno al Tacco d'Italia e alle sue inchieste si fa teso. Quando squilla il telefono in redazione, dall'altra parte voci di uomini con marcato accento salentino cercano di intimidire Marilù, di farla smettere di scrivere. E non ho neanche collegato le minacce ad un'inchiesta ben precisa, perché poi il giornale usciva tutti i mesi e quindi era un susseguirsi di inchieste su argomenti scomodi per il territorio, dalla speculazione edilizia ai rifiuti. Marilù, nonostante le minacce, va dritta per la sua strada e continua a scrivere e a battere le piste indicate dal suo amico Peppino, mentre sui muri di Ugento compaiono insulti e scritte minacciose proprio contro la sua fonte più preziosa. In quel periodo stavamo mappando il territorio, fotografando discariche abusive nelle cave, per le strade. Smaltimento di liquami che avveniva addirittura all'interno di depuratori autorizzati. Quindi evidentemente anche con la collusione di chi doveva controllare.
Questa è una delle tante cave di tufo presenti nel Salento. Negli anni ci hanno riversato di tutto, noi non possiamo sapere neanche che cosa. Ma è una metodologia di smaltimento che utilizzano anche le fabbriche. Lo stiamo scoprendo proprio quest'anno. Tantissimi scarti del manifatturiero sono stati interrati, soprattutto sotto la 275, la strada statale 275. Che collega Maglie a Santa Maria di Leuca. Una strada della vergogna, 59 chilometri dove non sono bastati 22 anni per completare i lavori. Un vero buco nero di soldi pubblici, moltiplicati e persi in corsi e ricorsi alla burocrazia, sprechi e affari che il Tacco d'Italia aveva denunciato 10 anni fa. Avevo ricostruito tutte le vicende anche burocratiche, tutti i passaggi burocratici che sono venuti fuori poi adesso. Regione, tutto, cioè il fatto che fosse stato dato un incarico senza bando pubblico ad una società, la Prosal, di grossi professionisti leccesi. Oggi la 275 è tornata alle cronache non solo perché i costi continuano ad aumentare a dismisura, ma anche perché durante i lavori infiniti del nuovo tracciato sono stati trovati rifiuti tossici interrati illegalmente. Non potevo immaginarlo all'epoca, perché i rifiuti del calzaturiero sono stati trovati nel 2016. Quando sono iniziati i primi lavori, immediatamente sotto hanno trovato scarti industriali del calzaturiero. Quindi tutti questi anni, questi 20 anni, questi 20-30 anni in cui l'industria calzaturiera ha dato un benessere apparente ma effimero evidentemente, perché adesso le famiglie sono sul lastrico, ha riversato anche rifiuti e veleni nel sottosuolo. Quella strada avrebbe dovuto collegare i capannoni alle fabbriche del distretto calzaturiero più grande d'Europa. Dal dopoguerra, infatti, grazie soprattutto agli investimenti della Cassa del Mezzogiorno, il Salento ha cercato la sua via di sviluppo nel manifatturiero. Ma oggi la crisi ha messo in ginocchio l'intero settore e l'unica eredità di quel grande sogno di lavoro e occupazione sembrano essere i rifiuti delle fabbriche di scarpe che per anni e anni sono stati smaltiti al di fuori di ogni regola. Il polo calzaturiero del Salento ha smaltito, appoggiandosi alla criminalità locale, ha smaltito grosse quantità di rifiuti pericolosi e tossici. Quindi il connubio è strettissimo. Tutte le sere si alzavano dense colonne di fumo, bruciavano i rifiuti del calzaturiero, era risaputo. O li smaltivano in quel modo o li smaltivano sotterrandoli. Almeno una ventina d'anni il settore manifatturiero ha inquinato questa parte di terra in questo modo. Ha dato lavoro a migliaia di famiglie, ma i loro figli adesso si stanno ammalando per quel lavoro che hanno avuto i loro padri e le loro madri. Lì c'è un fusto. Non erano così, erano più grandi, no. Ma sì, questi sono scarti industriali. E qui è terra di nessuno. Dove lo Stato non c'è, accade questo. Discarica a cielo aperto. Sempre dentro, all'interno? All'interno di un'area, sì, sotto tutela ambientale. La Sacra Corona Unita negli anni 90 non ha smaltito illegalmente solo i rifiuti provenienti dall'industria locale, ma si è ritagliata il suo spazio nel business delle discariche abusive.
mettendo sul mercato criminale dello smaltimento illecito le cave salentine, ormai in disuso fin dall'inizio degli anni 70. Cave che sono state inondate di fusti tossici e immondizia proveniente da tutta Italia. Nei mesi scorsi, tir carichi di rifiuti hanno attraversato l'Italia. Direzione la Puglia, destinazione il Salento. Nelle discariche controllate della provincia di Lecce si è riversata buona parte dei rifiuti italiani, fino a quando la gente pugliese e le associazioni ambientaliste non si sono ribellate. Ma ora i tir scaricano nottetempo direttamente nelle centinaia di cave abbandonate esistenti nella regione. Nella sola provincia di Lecce ne sono state censite 70, tutte trasformate in discariche abusive. Il capo incontrastato di questo imponente e sporco giro d'affari è stato per anni Giuseppe Scarlino, detto Pippi Calamita, oggi condannato in via definitiva all'ergastolo. Pippi Calamita è uno dei capi bastone della Sacra Corona Unita perché è vivo ed è in prigione. Era uno dei boss del Basso Salento. È finita la guerra di mafia dei padri degli anni 90 e adesso è una mafia imprenditoriale, una mafia molto flessibile che investe laddove c'è business. Doveva iniziare il parco regionale di Ugento, a 100 metri c'è il mare e il parco poi è stato invece circoscritto più in là. Qui c'erano troppe speculazioni edilizie da portare avanti e tante discariche utili. Questo amianto. Qui in maniera indisturbata buttano di tutto, è a disposizione. Qualunque cosa si butti qui viene assorbita dal terreno e dimenticata da tutti. Ecco qua. Incendi perché poi buttano di tutto e bruciano. Noi galleggiamo su una enorme falda acquifera che disseta il Salento. È un'unica falda. Per cui anche se buttano veleni qui, a 10-20 km berranno quei veleni. Uno scempio perpetrato per anni nell'indifferenza di tutti, che il giornale diretto da Marilu Mastrogiovanni ha cercato di raccontare e documentare. Oggi in quelle cave nessuno sa bene cosa ci sia, ma è molto chiaro a tutti il rischio per la salute delle persone. Adesso andiamo alla discarica di Burgesi, che è una discarica nata 20 anni fa come discarica comunale, di proprietà pubblica quindi, in una zona sotto tutela ambientale. Qui si muore come nella terra dei fuochi, vi dico solo questo, le percentuali sono le stesse. E soprattutto sono tumori che riguardano i bambini, leucemie, tumori all'apparato genitale, alla mammella. In ogni famiglia c'è un ammalato di tumore nel Salento, in tutte le famiglie. Anche io ho avuto una malattia che è correlata all'inquinamento da PCB, secondo delle ricerche scientifiche recentemente pubblicate. Secondo l'ultimo rapporto di Legambiente sulle ecomafie, fino al 2015 la Puglia è stata la prima regione italiana per rifiuti interrati. Un triste primato che porta il Salento ai vertici italiani per l'incidenza dei tumori della vescica, del polmone e della tiroide. Tumori tipici da inquinamento ambientale con percentuali di malati che superano quelle tristemente note della terra dei fuochi. All'indomani della scoperta di questi flussi di PCB nella discarica di Burgesi, nei pozzi d'acqua del Basso Salento, in più di uno trovarono tracce di PCB.
Tra i veleni più difficili da smaltire c'è il PCB, una sostanza altamente tossica che si trova soprattutto nelle vecchie centraline elettriche. Grandi quantità di PCB sono state sversate nella discarica di Burgesi e il Tacco d'Italia ne ha fotografato i fusti e denunciato il ritrovamento. Fu provato dalla procura che provenivano da un'azienda di Torino, la SEA Marconi. Questi fusti venivano sversati nella discarica di Burgesi, che era una discarica di rifiuti urbani, e nelle campagne circostanti da aziende collegate alla Sacra Corona Unita. È questo quello che scrive Marilù nelle sue inchieste, con l'aiuto di Peppino Basile. La storia di una discarica nata senza concessione edilizia, edificata in mezzo ad antiche masserie, ulivi e macchia mediterranea. Questa è la discarica? Questa è la discarica di Burgesi, la più grande del Salento. Doveva essere estinta, chiusa 15 anni fa, ma fino a qualche anno fa ha funzionato e i rifiuti di metà della provincia di Lecce arrivavano qua. Adesso è chiusa, adesso è in una fase di coltivazione, si dice. Tutto quello che è stato sversato in questi 25 anni è là sotto, incluso il PCB. Sicuramente c'è del PCB lì sotto? Sicuramente, perché quando furono ritrovati questi fusti, alcuni dentro la discarica, altri intorno, erano aperti, quindi il liquido era fuoriuscito e irrimediabilmente va a percolare in basso. Quando ho cominciato a parlare di rifiuti, a scrivere di rifiuti, a ricostruire le fila degli interessi di alcune aziende legate al clan Scarlino, aziende che avevano il monopolio della raccolta dei rifiuti e dello smaltimento dei liquami nel Salento, le minacce sono continuate, magari hanno cambiato forma, sono arrivati i primi segnali, i primi danneggiamenti sulla redazione, con un piede di porco scardinavano la porta d'ingresso e la lasciavano aperta senza entrare, come a dire: noi attenta che possiamo fare quello che vogliamo. Come donna pensano che sia più facile intimidirti perché hai dei figli. Cercano di far leva sul fatto che sei mamma. E quindi se sei giornalista devi essere prima di tutto mamma e poi giornalista. Se sei giornalista e fai inchieste sei un irresponsabile. Pesano gli sguardi che ti fanno. Che cosa stai a fare qua? Cioè, scegliti un lavoro da donna. Passi per una madre snaturata? Passo per una madre snaturata, sì. E queste qui sono cose di cui non bisogna parlare, tantomeno lo può fare con competenza. Tantomeno lo può fare con competenza una donna si deve preoccupare di curare i figli quando si ammalano di tumore e non di fare la giornalista per difendere il bene comune. Non solo telefonate minatorie, ma veri e propri attacchi alla redazione del giornale, furti misteriosi e tanta immondizia scaricata davanti al portone. Costa caro a Marilù occuparsi della storia della discarica di Burgesi, snodo cruciale degli affari criminali della zona di Ugento. E tra i primi a capirlo c'era stato Peppino Basile. Nel leccese consigliere dell'Italia dei Valori ucciso a coltellate, l'agguato di notte ad Ugento aveva subito minacce e intimidazioni. Lo hanno ammazzato a coltellate la notte scorsa davanti alla sua casa, proprio ad Ugento. Colpirlo con almeno 6 coltellate mortali al torace è stato un killer che Basile probabilmente conosceva. La prima a chiamarmi è stata una mia collega che mi diceva che avevano ucciso Peppino Basile.
È stato uno shock. Nella mente di tutti è scattato subito il cortocircuito, ha dato fastidio a qualcuno, l'hanno voluto punire. Per cui tutti sono andati subito alla ricerca di quale fosse la bomba che stava per lanciare Peppino, perché lui stesso l'aveva annunciata. Che cosa aveva per le mani Peppino Basile pochi giorni prima di essere ammazzato? Qualcosa di grande ed esplosivo, avrebbe confidato ai suoi amici più stretti senza aggiungere altro. Una bomba che avrebbe fatto tremare tutto il paese. Io sono arrivata quando avevano già rimosso Peppino. Lui era arrivato con la macchina, era entrato in casa, aveva parcheggiato la macchina, l'hanno colpito alle spalle e ha cominciato a difendersi, evidentemente strattonandosi e chiedendo aiuto. Peppino è arrivato proprio qui davanti al portone di casa, perché la macchina era parcheggiata dentro. Diversi dettagli mi hanno colpito. Il fatto che Peppino sia stato tagliato in faccia, come si dice in gergo mafioso, figgiciato, come se non fosse stato ideato quell'attacco per ucciderlo, ma semplicemente per avvertirlo di qualcosa. Quello che io ho fatto all'epoca è prendere tutti i verbali, centinaia di verbali, e costruire un puzzle di quello che accadde in quei pochi minuti quella notte. Chi era, dove e che cosa stava facendo. E quello che veniva fuori, ma subito, era una incongruenza su tutte le varie ricostruzioni. Gli inquirenti inizialmente seguono tutte le piste, ma dalla comunità di Ugento non arriva alcun aiuto, nessuno ha visto o sentito, nessuno parla. Il Tacco d'Italia allora prova a mettere insieme i pezzi, le testimonianze, le voci di paese e prova a ricostruire le ultime ore di Peppino e a mantenere alta l'attenzione su un delitto tanto efferato quanto inspiegabile. La comunità di Ugento era sotto shock. Da una parte era sotto shock ed era spaccata in due. Da una parte chi aveva paura e non voleva parlare, quindi una cappa di omertà era calata sul paese, dall'altra invece chi aveva voglia di fare chiarezza e aveva voglia anche di vendetta. Posso farmi qualche domanda? Sì, anche due. Lei è di qua? Sì, sono nato qua 70 anni fa, 75. Senta, e conosceva Peppino Basile? Sì, proprio adesso vengo dal cimitero dove l'ho visto. E che persona era? Per me era un amico che prima costruiva, lavorava, faceva il mestiere suo, dopo no. Io sono stato fuori, sono stato 30 anni fuori in Svizzera. E quando è morto lei non era? No. E non si è fatto un'idea su perché? Non lo so perché non sono a mezzo di queste cose, quando non sai è meglio di non dire niente, no? Io l'ho conosciuto e come l'ho conosciuto? Eravate amici? Tramite amici, compari e vicini di casa. Lei abitava poi dove è successo il fatto? Io attaccavo con la sua casa, ero legato con la sua casa. E non ha sentito nulla? Come non abbiamo sentito gridare? Noi, io, mia moglie, perché io dormivo che non sentivo. Mia moglie ha sentito perché prendeva dei farmaci che dormivo. E che cosa ha sentito? Aiuto, mi chiamava a me, aiuto compare Vittorio, aiuto con Mareghetto. Ah, lei è il marito di... Sì, ma meglio non parlare, non voglio ricordare più le cose già passate perché mi sento male. Perché io ho fatto 2 anni di carcere e mi hanno fatto fare e 10 mesi il mio nipote, di 17 anni. Le indagini nel 2008 si concentrano sulla pista passionale. Dopo alcuni mesi vengono arrestati i vicini di casa di Basile, un uomo di 70 anni e suo nipote di appena 17. Ma il
processo nel 2015 li assolve entrambi con formula piena per non aver commesso il fatto. Un delitto ancora senza colpevoli dopo l'assoluzione dell'imputato Vittorio Colitti da parte della Corte d'Assise di Lecce. Secondo i giudici è inattendibile il movente dell'omicidio d'impeto nato da screzi di vicinato. Ci è voluto del tempo per far emergere agli occhi di tutti quello che a molti era stato subito chiaro. Peppino Basile è morto perché si batteva contro quello che lui stesso chiamava il sistema. Marilu ne è convinta e cerca di capire quale fosse la bomba di cui aveva parlato Peppino agli amici pochi giorni prima di essere ucciso. Quale il segreto che l'uomo non ha fatto in tempo a rivelare. Peppino Basile aveva trascorso quella notte di quel sabato del 14 giugno 2008 in un locale da ballo. Tornando a casa di notte con uno dei suoi migliori amici, gli disse: ti voglio fare vedere una cosa. E si fermarono, andarono a vedere un grosso centro di stoccaggio di rifiuti realizzato con soldi pubblici, quindi di proprietà del comune di Ugento, finito e mai utilizzato. Questo è il luogo che Peppino vide pochi minuti prima di morire con il suo amico? Esattamente, portò qui il suo amico a fargli vedere questo ecomostro in mezzo alla macchia mediterranea. Non lo so su cosa stesse lavorando, che cosa avesse scoperto. Quello che ho visto io ve lo posso dire: c'era un impianto per lo stoccaggio dei rifiuti perfettamente funzionante all'apparenza, completo, c'era perfino l'allaccio telefonico, e iniziavano a smantellarlo perché c'era un piccolo varco nel muro. In questo impianto di stoccaggio, costruito proprio accanto alla discarica, doveva avvenire la raccolta differenziata di tutto il Basso Salento. Di fatto, prima che dessimo questa notizia, prima che io venissi qui a fare questi sopralluoghi, nessuno aveva reso pubblico questo scempio. Qualche cosa è rimasto. Gauss Magneti, stabilimento di Brescia, settore qualità. La carta d'identità dell'impianto. È possibile che Peppino si fosse accorto che lo stavano saccheggiando. L'impianto, costato 5 miliardi di lire, è stato ultimato senza mai entrare in funzione neanche un giorno. E subito dopo è stato saccheggiato e ridotto ad uno scheletro, ad una cattedrale di cemento nel cuore del Salento. I sanitari hanno smantellato tutto. Un monumento allo spreco di denaro pubblico e alla mala amministrazione in uno dei posti più belli d'Italia. Forse è questa la bomba di cui parlava Peppino? Il mandante e gli esecutori dell'omicidio di Peppino Basile, che secondo me è una vittima innocente di mafia, sono in giro. Dopo l'omicidio di Peppino Basile, Marilu è sempre più sola e sempre più esposta. Al Tacco d'Italia vengono a mancare i soldi degli inserzionisti, la pubblicità degli imprenditori locali si dimezza fino a scomparire. Il Tacco d'Italia, per sopravvivere e contenere i costi, abbandona la carta diventando un giornale online. Marilu non si vuole arrendere, non vuole smettere di scrivere e denunciare le piaghe della sua terra. Provano allora a fermarla con minacce più subdole ma non meno violente. Decine e decine di querele temerarie, il più delle volte al solo scopo di intimidirla. Hanno tentato di screditarmi in maniera metodica. Le famiglie mafiose mi hanno querelato perché si sentivano ferite nell'onore.
Tutte le querele sono state archiviate, ma comunque economicamente e psicologicamente è un peso non da poco subire continui assalti di questo tipo. Marilù è forte, coraggiosa e determinata e non vuole dargliela vinta. Ma le minacce non finiscono, anzi diventano sempre più pesanti e vigliacche, al punto da entrare sin dentro casa, nel suo giardino. Quella sera, quando sono tornata, ero con i bambini in macchina, con tutti e due, e ci è venuto incontro il nostro cane, Filippo, e aveva la testa fracassata e quindi aveva la testa fracassata e un occhio fuori dall'orbita. E io l'ho raccolto, l'ho messo in macchina, l'ho portato dal dottore, ma non mi è venuto, non ho pensato a scappare, avrei dovuto scappare, invece l'ho preso. Al dolore indescrivibile, all'orrore della violenza e alla paura, ora si aggiunge per Marilù anche il peso di spiegare alla sua bambina che ha ucciso in quel modo atroce il loro cane. Quando mia figlia ha cominciato a capire, ha cominciato a farmi domande sui mafiosi. Io ho sempre glissato, ho sempre detto che sono dei pazzi. Perché mi chiedeva: mamma, ma chi sono? Nessuno, sono dei pazzi. Oggi il Tacco d'Italia è fermo da 2 anni. Un attacco hacker ha definitivamente bloccato anche l'edizione online. Ma Marilù non si è arresa, non ha smesso di raccontare i cambiamenti della sua terra. Nel 2014 ha iniziato a scrivere una lunga inchiesta sulla Xylella fastidiosa, un'infezione delle piante di ulivo che rischia di cambiare per sempre la faccia del Salento. Il fatto che ci sia la Xylella nel Salento fa sì che con la scusa della Xylella si possano sradicare ulivi secolari e millenari che altrimenti senza la Xylella non si sarebbero mai potuti sradicare e non si sarebbe mai potuto edificare là. Ed è emergenza nel Salento per il diffondersi di un batterio che uccide gli ulivi. Sono migliaia quelli destinati a essere sradicati. Nel Salento continua l'emergenza Xylella, l'epidemia che sta mettendo in ginocchio intere coltivazioni di ulivi. Una lotta impari contro un batterio killer contro il quale purtroppo non c'è cura. Gli ulivi che si seccano, le foglie che diventano gialle, i rami che vanno tagliati. Il batterio della Xylella sta distruggendo un patrimonio secolare. Qui siamo nella zona epicentro della Xylella fastidiosa, dell'infezione del batterio killer cosiddetto. Non si capisce come, sarebbe arrivato dall'Olanda qui attraverso una partita di piante ornamentali infette e non si capisce come avrebbe infettato gli ulivi. Fatto sta che questo è il risultato. La Regione Puglia ha approvato una legge che vieta di edificare laddove ci siano alberi espiantati a causa della Xylella per 7 anni. Di fatto consente, io la vedo da un altro punto di vista, consente di edificare dove si sradicano alberi per la Xylella dopo 7 anni. Questo sarebbe stato impossibile perché secondo la normativa nazionale l'albero d'ulivo è intoccabile, se si sradica si deve ripiantare. Non si può compromettere il paesaggio. Questo con la Xylella non esiste più. Si può sradicare e si può costruire. Plurisecolari, anche più di 300 anni hanno. Gli alberi nel Salento sono in uno stato d'abbandono, la maggior parte degli alberi d'ulivo sono in uno stato d'abbandono da 15 anni almeno, anche 20.
da quando cioè c'è stato il disaccoppiamento, si dice, dei contributi europei dalla produzione. O si produce o non si produce l'olio, o si raccolgono o non si raccolgono le olive, e il contributo europeo, il finanziamento arriva comunque. E siccome la manodopera costa, gli agricoltori sono sempre più vecchi, i figli vanno via, gli alberi vengono abbandonati. Silella, che lui c'ha tutte le campagne. Vieni. Succede che noi stiamo disperati, fra 2 anni non c'è più una pianta d'olive. Finiti, tutti morti. Se voi volete vedere come sono le alberi adesso, andiamo con la macchina, vi faccio vedere i fondi, vi faccio vedere condizioni stanno. Tutto secco, mostro, tutto secchi, guarda. A che condizione siamo arrivati? Ecco, questa è la roba italiana. Questa è la roba. C'è di fare soltanto. Sono condizioni. Ma lei la conosceva prima di questa epidemia? Non c'è stata mai. Noi abbiamo tenuto l'infettazione della mosca alla oliva però. Dicono che le cure per la mosca olearia ha indebolito la pianta e l'ha esposta all'infezione da xylella. No. Quindi che non dare retta alle chiacchiere. Poi dicono pure che voi avete lasciato andare gli ulivi perché i fondi della Comunità Europea erano a pianta e non a raccolto, quindi avete abbandonato le piante e queste... Non è vero. Loro possono dire tutte le falsità del mondo, possono dire. Noi siamo i coltivatori delle piante, di discendenza a discendenza. E l'avete curate le piante? Noi? Ma scherziamo, signora, scherziamo. Oggi Marilù sta lavorando per far ripartire il Tacco d'Italia, ma non smette ogni giorno di difendere il suo bellissimo e fragile territorio, sempre più a rischio di speculazioni e interessi poco chiari, sempre più nelle mire della criminalità organizzata. Non l'ho accettato da tanti anni, non lo continuerò ad accettare sino alla fine dei miei giorni. Se poi sarò tanto scomodo come si ventila, e Pino Basile stai attento che si succede come quella di Nardò, Quella di Nardò, diceva Peppino Basile in uno dei suoi ultimi comizi. Stava parlando di Renata Fonte, assessora alla cultura del comune di Nardò. Una donna giovane, impegnata, con 2 figlie piccole, che si oppose nei primi anni '80 alle colate di cemento nel parco di Porto Selvaggio. 3 i colpi di pistola che l'hanno freddata mentre poco prima di mezzanotte rientrava nella propria abitazione. Si parla per esempio di una vicenda di speculazioni edilizie che vedeva Renata Fonte ferma oppositrice. Siamo nel comune di Nardò. È una delle zone più belle ancora incontaminate del Salento. È stato strappato da tantissimi tentativi di edificazione selvaggia e per vederlo così bello e incontaminato è morta Renata Fonte, prima vittima innocente di mafia del Salento. Porto Selvaggio è un luogo dove la natura si è mantenuta integra e incontaminata grazie al sacrificio di Renata Fonte, uccisa a colpi di pistola il 31 marzo del 1984. Eppure oggi il parco non porta il suo nome, solo una piccola targa nella pineta ricorda l'impegno, la passione e l'amore di questa donna per la sua terra. Se non fosse morta Renata Fonte non ci sarebbe Porto Selvaggio. Però è dovuta morire una persona perché le altre persone si rendessero conto di quello che avevano.
di quanto è bello qua, di quanto è bello questa terra. No, la paura è un sentimento che non provo. Anzi, mi sento orgogliosa di fare questo lavoro. Più rabbia? Rabbia quando vedo che il lavoro che faccio non sortisce alcun effetto. Rabbia quando vedi che devi morire per farti sentire, se no non ti sentono.